Amore, cosa leggi? Sciò, non mi disturbare. Sto leggendo una fanfiction porno su Harry Potter. Come ho fatto a non pensarci? Ne leggi a tonnellate. Amore, ma la letteratura erotica c'è sempre stata. Ti porto in un posto che te lo può dimostrare. Siamo in Toscana e più precisamente nella Val d'Orcia, una zona protetta dal UNESCO. ed è proprio qui, a Corsignano, che in pieno Rinascimento nacque il protagonista della nostra storia, l'Enea. Enea era un ragazzo sveglio e con una parlantina veloce. Imparava così in fretta che, nonostante preferisse correre dietro alle ragazze piuttosto che studiare, si laureò e ottenne un ruolo di docente a soli 26 anni. Lui però era un tipo avventuroso, non voleva fare l'insegnante, voleva viaggiare e divertirsi e così accettò un posto da segretario presso il vescovo di Fermo e cominciò ad accompagnarlo in giro. Era così bravo a parlare che in breve tempo molte personalità importanti cominciarono ad utilizzarlo come mediatore tra le varie parti in guerra, come ad esempio tra i francesi e i borgognoni, che all'epoca non si potevano vedere. Nel giro di poco divenne una specie di 007, spedito ovunque per missioni segrete e pericolosissime, durante le quali però, come ogni buon James Bond che si rispetti, gli scappava sempre qualche bollente relazione romantica. Ovviamente anche Enea era al servizio di Sua Maestà, come Bond, ma in questo caso la Maestà era l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico III, che oltre ad avvalersi delle sue doti di diplomatico, se lo prese come segretario e lo insegnì del titolo di poeta laureato, perché, oltre al resto, l'Enea scriveva pure. Ed è qui che ti volevo. L'Enea infatti sapeva perfettamente che cosa scrivere per attirare l'attenzione, una bella storia erotica. Il porno non passa mai di moda. Così lui scrisse Historia de duobus amantibus, storia di due amanti, una fosca tresca tra un dignitario straniero e una bella senese già maritata. Cavolo, hai ragione sul porno. Questa storia tirò così tanto che nel 1467 venne anche stampata per aumentarne la diffusione. Comunque non si può fare il James Bond per tutta la vita e dopo i 40 anni l'Enea si inventò una carriera nuova e prese i voti. Ma così? Dopo che per anni aveva detto che lui alla Bernarda non avrebbe mai rinunciato? Proprio lui che aveva servito un antipapa e che aveva scritto peste e corna sul papato? Ovvio, aveva una parlantina di un certo livello e si lisciò Papa Eugenio IV così bene che quello gli perdonò tutto. Certo che uno così, quando si mette in testa di fare qualcosa, ci si impegna, Infatti, tempo 12 anni, Enea Silvio Piccolomini divenne Papa Pio II. E tra l'altro, per diventare Papa, l'Enea ne aveva fatta una delle sue. Si era nascosto nel cesso durante il conclave e aveva spiato il vescovo di Rouen, che prometteva diocesi ai suoi amicici in cambio di voti, e poi lo aveva sputtanato davanti a tutti. Disse proprio, parole sue: Il luogo era degno delle elezioni di tale papa, dove, meglio che nelle latrine, si possono stipulare sozze convenzioni. Sì, Teo, però qui è mezz'ora che facciamo vedere Pienza e non abbiamo ancora spiegato perché. È facile. Corsignano, la piccola cittadina dove era nato Pio II. A quel tempo, però, era un postaccio, non era degno di un papa. Così Enea assunse un buon architetto e lo fece risistemare. In 4 anni il posto fu interamente rinnovato e il suo nome fu cambiato da Corsignano a Pienza, che vuol dire città di Pio. Il palazzo più bello di Pienza era ovviamente quello dell'Enea, Palazzo Piccolomini. Un solo bel palazzo però non fa una città. E così vennero erette anche molte altre case e altri palazzi. E uno di questi, Enea, lo regalò a un suo caro amico che lo aveva aiutato a diventare papa. Ne aveva tanti di amici, questo qual era? Ma era sempre lui, uno dei nostri preferiti di quel periodo. Quell'osco figuro di Rodrigo Borgia, futuro papa Alessandro VI, che abbiamo già incrociato nel video su Torre Chiara. Ma sai, non fu solo il Borgia a trasferirsi qui. L'Enea invitò
caldamente anche tutta la corte papale a prendere residenza nel suo borgo, e così ancora oggi si possono vedere palazzi rinascimentali meravigliosi e tutta la città, grazie al fatto che ha mantenuto la stessa struttura di un tempo, è protetta dal... UNESCO. La storia dell'Enea continuò anche una volta diventato papa, perché ce l'aveva a morte con Maometto II, quello che qualche anno prima aveva conquistato Costantinopoli e fatto crollare l'impero romano d'Oriente. Ma tu, a scuola, non dormivi durante l'ora di storia? Sì, io dormivo, ma Wikipedia aiuta un sacco. Ah, ecco spiegato l'arcano. Comunque ti dicevo, l'Enea cercò di mettere in piedi una bella crociata contro Maometto II, ma tutti i re e i sovrani cattolici in quel momento erano impegnati a bisticciare tra loro e non se lo filarono di striscio. L'Enea non era uno che prende bene il fatto di non essere cagato, e così sai cosa fece? Scrisse a Maometto II. Ma proprio a lui? E cosa gli scrisse? Non scrisse proprio a lui, scrisse una lettera aperta e la fece diffondere in tutta Europa, dicendo che se Maometto II si fosse presentato a Roma, pronto a convertirsi al cristianesimo, lui lo avrebbe incoronato imperatore, perché era più degno lui di tutti gli altri regnanti del tempo. Urca! E i regnanti come la presero? Li aveva smerdati e loro accusarono il colpo, e per non perdere la faccia gli concessero mezzi e uomini per una crociata. Peccato che poi non sia riuscito a partire, perché mentre aspettava di imbarcarsi sulle navi veneziane, che avevano trovato traffico sull'Autosole, prese la peste e morì. Se fosse partito, secondo me vinceva. Uno così non faceva mica le cose a metà. Ma non finisce qui, perché un secolo dopo la sua morte Paolo IV istituì l'indice dei libri proibiti e tra gli altri autori vi mise anche l'Enea. Ovvio, aveva scritto un porno. Non lo misero mica all'indice per quello, ce lo misero per gli attacchi contro il papato che aveva scritto prima di diventare lui stesso papa. E così finisce questa storia e anche la nostra visita a Pienza. Hai visto, amore? Il porno si può annoverare tra i grandi classici. Sì, di questo ti devo dare atto. Quindi, stasera leggi una delle mie fanfiction preferite? No, continuo a non fregarmene nulla di queste tre Harry Perry o come cavolo si chiamano. Io devo giocare ad Elden Ring. Va bene. Mentre il Teo gioca a Elden Ring, se a voi è piaciuto il video, condividetelo, seguite il nostro canale e magari date anche un'occhiata ai nostri social. Ciao ciao!